Ciao a tutti. Interagire con un narcisista può essere una sfida complessa e delicata. I narcisisti tendono ad essere molto focalizzati su se stessi, cercano costantemente approvazione e ammirazione e mostrano una totale mancanza di empatia verso gli altri. Di conseguenza, comunicare con loro significa intraprendere una vera e propria battaglia psicologica. Tuttavia, comprendendo il loro codice di linguaggio e comportamentale, è possibile gestire queste interazioni in maniera più efficace. Ecco alcuni metodi pratici e dettagliati. Riflettore sull'ego. I narcisisti hanno un bisogno incessante di essere al centro dell'attenzione. Uno dei sistemi per gestire tale dinamica è quello di assecondare tale necessità in modo strategico. Esempio pratico. Scenario lavorativo. Se un collega narcisista ha appena completato un progetto, si può iniziare la conversazione lodando il suo contributo. Ho visto il tuo lavoro sul progetto X. È davvero impressionante come hai gestito il tutto. Mi piacerebbe saperne di più su come hai avuto queste idee. Scenario familiare. Durante una riunione di famiglia si può dire: ho sempre ammirato come riesci a raccontare storie così avvincenti. Come fai a ricordare tutti quei dettagli? In questa maniera si sta dando al narcisista l'attenzione che desidera, creando al contempo un terreno comune per una comunicazione più fluida. Rispecchiamento del linguaggio. I narcisisti tendono a rispondere bene quando sentono che l'interlocutore parla la loro stessa lingua. Questo può includere l'uso di frasi e toni simili. Esempio pratico. Scenario sociale. Se un narcisista utilizza spesso parole come successo, potere o influenza, si possono incorporare questi termini nelle proprie risposte. Ad esempio, capisco perfettamente il tuo punto di vista. Anch'io credo che l'influenza sia cruciale nel nostro settore. Scenario personale. Se il narcisista parla frequentemente dei suoi successi, si può rispondere in modo simile. Hai ragione. Raggiungere il successo richiede una grande determinazione e abilità. È davvero impressionante quello che hai realizzato. Questo crea un senso di affinità e comprensione, rendendo il narcisista più aperto e meno difensivo. Validazione e complimenti strategici. I narcisisti bramano la validazione e i complimenti, tuttavia questi devono essere autentici e specifici per essere efficaci. Esempio pratico. Scenario lavorativo. In un incontro di lavoro si può dire: il tuo approccio al problema X è stato davvero innovativo. Ho notato che hai pensato fuori dagli schemi per trovare una soluzione. Questo è un grande vantaggio per il nostro team. Scenario familiare. Durante una conversazione si può dire: la tua capacità di organizzare eventi è davvero straordinaria. Ogni dettaglio del compleanno di ieri era perfetto. Complimenti specifici e autentici non solo nutrono l'ego del narcisista, ma possono anche portare ad una maggiore cooperazione. Gestione delle critiche. I narcisisti sono estremamente sensibili alle critiche. Quando si deve fornire un feedback è essenziale farlo in modo che non sembri un attacco personale. Esempio pratico. Scenario lavorativo. Se è necessario criticare un progetto, si può dire: apprezzo davvero il tuo impegno in questo progetto. Ho notato che ci sono alcuni punti che potrebbero essere ulteriormente migliorati per raggiungere il massimo potenziale. Cosa ne pensi di lavorare insieme su queste parti? Scenario personale. Se è necessario affrontare un comportamento negativo, si può dire: mi piace il modo in cui affronti le situazioni con tanta passione. Ho solo notato che in alcuni casi, come ieri sera, potrebbe essere utile considerare anche l'opinione degli altri per trovare una soluzione ancora migliore. Questo approccio evita di far sentire il narcisista attaccato e può facilitare una conversazione costruttiva. Confini chiari e consistenti.
È importante stabilire e mantenere confini chiari con i narcisisti, poiché tendono a testare i limiti delle relazioni. Esempio pratico. Scenario lavorativo. Si può dire: capisco che questo progetto è molto importante per te, ma ho bisogno di rispettare anche i miei impegni. Oggi posso dedicare X ore a questo progetto e poi possiamo rivederci domani per continuare. Scenario personale. Si può dire: mi fa piacere ascoltare le tue storie e i tuoi successi, ma è importante che ci sia un equilibrio nella nostra conversazione. Vorrei condividere anche qualcosa che è importante per me. Stabilire questi confini aiuta a mantenere un equilibrio nelle relazioni e a evitare che il narcisista prenda il controllo totale. Uso del tempo e della pazienza. I narcisisti possono essere molto persistenti. È importante usare il tempo e la pazienza a proprio vantaggio. Esempio pratico. Scenario lavorativo. Se un narcisista insiste su una decisione, si può rispondere: capisco il tuo punto di vista. Prendiamoci un po' di tempo per riflettere su tutte le opzioni disponibili prima di prendere una decisione finale. Potrebbe essere utile discutere con il team per avere una prospettiva più ampia. Scenario personale. Se un narcisista cerca costantemente attenzione, si può dire: apprezzo davvero le tue opinioni. Devo solo occuparmi di alcune cose ora, ma possiamo riprendere questa conversazione più tardi? Questo approccio dimostra rispetto per il narcisista pur mantenendo il controllo della situazione. In sintesi, interagire con un narcisista utilizzando lo stesso codice di linguaggio e comportamentale richiede comprensione, pazienza e strategia. Riconoscere e rispecchiare il loro bisogno di attenzione e di approvazione, fornire complimenti autentici, gestire le critiche con delicatezza, stabilire confini chiari e utilizzare il tempo a proprio vantaggio sono tutti elementi chiave per mantenere relazioni sane e produttive. Ricorda che il rispetto reciproco è fondamentale e che le tue esigenze e i tuoi confini sono importanti, ma soprattutto prioritari. Perciò ti consiglio una frase efficace per allontanarti dal narcisista mantenendo il rispetto e la cortesia. Apprezzo il tempo trascorso insieme, ma ho bisogno di concentrarmi su altre priorità personali e professionali. Spero tu possa capire. Questa frase è chiara, rispettosa e diretta, senza alimentare conflitti inutili. E da qui in poi spezza la catena e bloccalo su ogni fronte. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.